Buongiorno, ciao a tutti e bentornati sul nostro canale dei Tickets for Life. Ciao ragazzi e ben trovati anche da parte mia. Ci troviamo nel sud dell'isola, ci siamo spostati dal nord perché in questi giorni si sono alzati dei venti fortissimi. Stanotte siamo stati letteralmente shakerati, sballottati con venti intorno agli 80 km all'ora, punte di 100 all'ora, delle folate ragazzi, che ogni tanto calava il vento. Poi arrivava la folata, pam, come uno schiaffo. Sì. Boom, cioè muove tutto. Muove tutto. Con la tensione per i pannelli sopra, con la tensione per gli oblò. Siamo stati comunque in tensione appunto tutta la notte e di fatto non abbiamo dormito. Ci siamo spostati lungo un muro che costeggia una strada, sì, perché cercavamo appunto un riparo e nonostante ci troviamo dietro a questo muro, ogni tanto qualche scossone arriva lo stesso. Abbiamo deciso, gioco forza, di spostarci oltre. Ulteriormente. Ogni tanto guardiamo un'applicazione che si chiama Windy e quando ci sono queste giornate o periodi, diciamo così, di vento forte, l'applicazione mette dei colori di ovviamente variabile intensità e nel punto dove vogliamo arrivare c'è verde, che significa che c'è, diciamo, non assenza di vento ma un vento più sostenibile, più leggero. Qui è arancione forte, quasi tendente al rosso, 80-100 km all'ora. Ecco, capite bene che insomma non ci si sta, non si sta fuori, sono abbassate anche le temperature, quindi insomma, il vento viene da nord, il motivo per il quale appunto siamo venuti a sud, nella parte sud dell'isola, velocemente tra l'altro, perché sarà una decisione repentina. Ora proviamo la carta dell'applicazione di spostarci appunto verso questa zona che sembra essere meno ventosa. Ora dobbiamo, diciamo, metterci in salvo e al riparo, perché non riusciamo se no né a dormire né a mangiare, qui non siamo nemmeno in piano, anche per cucinare una pasta al volo dobbiamo tenere la padella, perché insomma non va bene questa situazione, quindi niente, cioè questa è anche la dimostrazione che comunque la vita all'aria aperta, su ruote, del van life che sia, non è tutta rose e fiori. E bisogna un po' stare un po' con quello che si trova, con quello che c'è, perché le condizioni meteo non possiamo cambiarle, quindi ci dobbiamo adattare. Da dire che l'isola di Creta è veramente completa, perché è un'isola morfologicamente molto particolare che ha, pensate, come vi ho già anticipato, 3 catene montuose al suo interno, in un'isola che è lunga circa 300 km. 3 catene montuose di livello, perché come vi dicevo raggiungono gli oltre 2000 metri ciascuna delle 3. E poi praticamente per passare da una parte all'altra spesso ci sono queste strade che hanno dovuto tagliare proprio nel vero senso della parola in due la montagna e quindi si formano questi canyon, quindi attraverseremo un canyon per farvi capire un po' la profondità. Poi ovviamente sia dal lato nord che dal lato sud ci sono le magnifiche spiagge che siete abituati a vedere nei cataloghi turistici, però ecco, per dirvi che Creta non è soltanto spiagge, belle spiagge, ma è anche molto di più. Molte però sono irraggiungibili e noi abbiamo già rischiato un paio di volte. Esatto. Questa è la magnifica vallata che ci troviamo, laggiù c'è il mare e proprio qui alla nostra sinistra, come vedete, inizia il canyon che vi dicevo. C'è anche un nome, Kourtalioti Gorge.
quindi questa gola praticamente scavata da un fiume che è impressionante, ragazzi, è veramente maestosa, molto bella, rocce porose con diverse grotte, grotticine, molto scenografica. Poi fortunatamente c'è il vento, ma c'è sole, quindi si vede bene la illuminata. Ti sposta, Immagino, sto attento. Perché poi si incunea proprio qui dentro, fa il famoso effetto Venturi e quindi tira di brutto. Sembra di andare a 200 all'ora Sì, con questo vento. Fede sta facendo una fatica a guidare per tenere Charlie, poverino. Però vediamo un panorama zaffiato veramente. Lì c'è una chiesetta Mancabile. e sotto il fiume che è proprio piccolino, senza acqua quasi, già un po' d'acqua c'è ma poca. Che colori! Questa è la chiesetta, santuario. Come hanno fatto a costruirla? Guardate qua, proprio più incastonata di così non si può. Ci sarebbero anche i parcheggi per fermarsi con la zona picnic, ma non ci sembra proprio il caso. Ecco, qui l'acqua si vede bene. Qui c'è un pochino più acqua lungo il fiume. Ci sono delle piccole rapide, un po' si vede. Guardate, qui siamo quasi chiusi dal... Mamma mia, che rocce, cioè. Hanno dovuto probabilmente scavare per la strada, per fare la strada. È incredibile sto canyon. E siamo usciti dal canyon. Ma che fatica! Povero Fede. Perché lì veramente l'aria si incunea. Effetto sì. Venturi 100 km all'ora. Io sentivo tutto il mezzo che andava da tutte le parti. Ci credo. Si è fermato quello davanti. Che ne so, Fermati. sì. Ma è un rimorchio, uno ha perso il rimorchio. Ma roba da matti. Ragazzi, un rimorchio ribaltato lungo la strada. Boh. C'è un vento, ragazzi, impressionante. C'aveva le cassette dentro tipo delle olive, mi sa. Sì. Siamo rimasti male perché, ma per me è preso un colpo perché da dietro non si capiva che fosse un rimorchio. Abbiamo visto la sagoma rettangolare buttata di là nell'altra carreggiata e ho detto fermati, magari c'è qualcuno che si sente male o che è ferito. E poi quando siamo arrivati lì davanti per fermarci c'era il gancio del rimorchio. Però prima, 2 curve prima c'era un furgone con la ruspa, forse... Sì, lui. forse c'è una ruspa chiamata al volo per tirarlo via. Ma è pericoloso perché è nell'altra carreggiata. Ora la strada non è tantissimo trafficata, però magari sfanala se viene qualcuno, perché cioè ragazzi, questo vento veramente fa dei danni. Pazza via. Sfanalata queste macchine perché c'è il rimorchio in mezzo alla strada. Infatti ci ho fatto bene perché arrivano. Io Ho preso un colpo perché ho visto quello lì e ho detto vai. Ho pensato subito che c'è qualcuno dentro che sta male. Con una roba del genere, completamente ribaltato su un fianco. Fammi rifrene fiato perché mi ha sconvolta sta cosa. 20 km. Ah, giusto. Wow, che golfo. Una mega piana qui alla nostra sinistra e qua si apre uno scenario magnifico, un blu dipinto di blu, un golfo molto ampio di sabbia, spiaggia sabbiosa.
Prendiamo la deviazione per Kalamaki, questa stradina più piccola, lasciamo la strada principale. Così, diciamo, a primo acchito ci sembra che il vento sia calato notevolmente in questa zona, ma addirittura sembra non esserci. Non lo diciamo troppo forte rispetto alla zona precedente che era tempestata di vento. Poi ci sono tutte le serre, se l'hanno costruite qui un motivo c'è. Paesino piccolino da attraversare, stradine molto molto strette e belle ripide. 15%. Ma ormai è un classico, ragazzi. Ormai ci siamo abituati, già un po' in Grecia, ma a Creta C'è nel torcicollo, sta dritto. Levati Micio, levati. Matala. Matala, ragazzi, a 6 km è la nostra destinazione. Dobbiamo andare a questo paesino, perché di fatto sono tutti paesini piccoli, che si chiama appunto Matala, e non è in spagnolo, è in greco, perché in spagnolo avrebbe Un altro significato. un significato più brutto. Siamo arrivati al parcheggio di Matala. Però qui un po' di vento c'è. Un pochino di vento c'è, ma ci sono anche tanti signori mezzi camperizzati. Tanti overlander con camion. Sì. Vabbè, uno va via, guarda, e lascia il posto ai tickets. Ma guarda quello che è in mezzo. Questo è svizzero, questo è tedesco, questo non lo so. È polacco. Ci hanno salutato. Guarda questo Austriaco. Ma che roba. Che mezzo, questi sono svizzeri. Che roba. Ok. Anche loro si sono messi un po' riparati. Guardate che mezzo che abbiamo qui, ma ancora di più vi facciamo vedere dove siamo arrivati. Allora, intanto qui abbiamo tutte le strutture con i bagni, così possiamo fare anche tutti i nostri scarichi, e soprattutto vi faccio vedere questa montagna davanti a noi che è fantastica. Ci sono tutte le grotte scavate dentro. Guardate che bellezza con la luce del sole che sta tramontando. Ma sembra di essere tornati in Turchia. Guardate che bellezza. Effettivamente qui il vento è molto molto minore di dove eravamo prima. E il cielo anche qui è tutto blu, non c'è una nuvola. Qui abbiamo tutti i bagni, ci sono anche le docce volendo, ma noi non ne abbiamo bisogno. Vedete nel piazzale quanti mezzi, tedeschi, francesi, noi siamo gli unici italiani. E ci sono anche dei supermercati, quindi se abbiamo bisogno di qualcosa sappiamo dove andare. Non ci sono però solamente spiagge belle, montagne di tufo che sembrano della Cappadocia, ci sono anche i piatti da lavare. E toccano a me. Noi siamo scappati via di furia, ma c'era da lavare i piatti. E oggi l'ho usati anche tanti, ho cucinato, quindi ho sporcato un bel po' di pentole, quindi ce n'erano un bel po'. E quindi niente, mi metto ora a lavarli, non è un problema. Anche perché fuori poi è un po' ventosino, freschino, no, si sta benissimo rispetto al resto, però insomma non è proprio da passeggiata sulla spiaggia. Non so se dalle riprese esterne si è notato, ma Ciardi è più pulito del solito, perché ieri lungo strada abbiamo trovato al volo un autolavaggio, non l'abbiamo ripreso e quindi abbiamo dato una bella lavata al mitico Charlie, abbiamo svuotato poi i serbatoi, abbiamo fatto il pieno dell'acqua. Qui abbiamo i bagni, come detto, quindi penso che meglio di questo posto. Siamo a posto in questo posto. No, so questi vanno via. Guarda, c'è una testa dipinta. Guarda, è bello.
Buongiorno dal paese di Matala. C'è un vento fortissimo anche qui, però tra le vie del paesino siamo un pochino più riparati. Facciamo una passeggiata giusto per sgranchirsi un po' le gambe e vedere cosa offre questo luogo. È il paese dei gatti, ci sono solo loro che popolano questi vicoli. Tutta questa camminata un po' hippie con questi bellissimi disegni, guardate. In GoPro si vedono forse meglio che dal vivo perché sono un po' sbiaditi. Qui abbiamo anche il gattino con i baffi. Fatti vedere, fatti vedere, fatti vedere. Ha i baffetti. Ma bellino che è. C'è anche il gatto in vetrina. È veramente un paese hippie, c'è anche la Hippie Cave. Oggi purtroppo c'è stato un calo delle temperature di oltre 10 gradi, con questo vento freddissimo che ci ha toccato mettere il giacchetto. È pazzesco, incredibile. Qui abbiamo tutte queste grotte scavate in queste montagne, questo materiale molto friabile, le vediamo bene anche sull'altro versante. E ci hanno ricavato anche dei locali.
Buongiorno ragazzi, nuova giornata, facciamo un percorso trekking e vi portiamo a vedere una delle spiagge più belle di tutta l'isola di Creta. Venite con noi! Siamo quasi arrivati, manca penso ancora poche centinaia di metri e questo percorso finisce e ci porta dritti alla Red Beach. Stamani c'è sempre un po' di vento, all'inizio non trovavamo la strada perché non era ben segnata, poi alla fine chiedendo anche un po' ad alcuni locali siamo riusciti a capire da dove passare. È abbastanza impegnativa ma non troppo, e ora vi facciamo vedere l'affaccio sul mare che da questo punto si inizia a intravedere, perlomeno lo speriamo, perché c'è ancora un bel pezzo da fare. E questa ragazzi è la spiaggia rossa. Come vedete abbiamo questa piccola spiaggia con la sabbia rossa che purtroppo è inaccessibile. Qui finisce il sentiero, vedete che probabilmente è raggiungibile solamente in barca. Dopo tanto girovagare ci siamo spostati lungo la costa sud dell'isola di Creta. Negli ultimi giorni siamo stati veramente sommersi da ondate di vento fortissime e
gran parte di queste giornate l'abbiamo passate a cercare un luogo riparato. Ieri ha pure piovuto fortemente, tant'è che ne abbiamo approfittato anche per fare una lavatrice. Abbiamo trovato una lavanderia self-service automatica e quindi, visto che avevamo tanti panni da lavare, ne abbiamo approfittato. Ci siamo spostati oggi nella città di Ierapetra o Ierapetra, non so come si pronunci correttamente, anche perché avevamo da fare il rinnovo della nostra SIM card della Vodafone. E a tal proposito bisogna dire che abbiamo trovato un'offerta ancora vantaggiosa, come del resto anche il mese scorso. Nel corso del nostro viaggio in tanti ci avete chiesto più volte se avessimo mai pensato di fare Starlink o di usare le eSIM, ma i prezzi sono eccessivi. Noi pensate che abbiamo rifatto la ricarica con giga illimitati per 13 euro. Sono già 3 mesi che spendiamo 13 euro al mese per avere giga illimitati, e anche in altre nazioni abbiamo spesso trovato offerte di questo tipo su 15-20 euro. In Turchia effettivamente abbiamo speso molto di più, è stato più difficile, però alla fine diciamo che con 30-40 euro al mese ce la siamo cavata. Sono sempre meno dei 50 euro al mese di Starlink, però al momento diciamo che noi ci troviamo bene così, è più economico, non dobbiamo sottoscrivere più che altro un abbonamento di un anno e quindi preferiamo di gran lunga fare le SIM locali volta a volta. Si risparmia, in più abbiamo l'hotspot compreso perché mettiamo la eSIM nel nostro tablet e mandiamo il segnale sia ai computer che ai telefoni per caricare i video, per fare tutto il movimento sui social, cose che con le SIM non sempre è fattibile perché ti danno l'hotspot limitato. Comunque, detto questo, abbiamo rinnovato per un altro mese la SIM greca qui con la Vodafone. Come avete visto, ripeto, ultimamente abbiamo fatto un po' di riprese non costanti perché, come già detto, il vento è stato fortissimo. Abbiamo trovato questo mezzo che si è ribaltato lungo la strada ed è veramente pericoloso viaggiare con questo vento, quindi diciamo che sotto costa, nella parte sud più protetta dalle montagne, la situazione è decisamente migliore. Ci siamo fermati adesso in questo parcheggio con affaccio sul mare. Marta è dentro al van che sta preparando il pranzo. Noi ora chiudiamo il video e ci vediamo con il proseguo del nostro viaggio nel prossimo episodio. Raggiungo Marta, andiamo a mangiare e voi continuate a seguirci. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, mettete tanti mi piace, scrivete tanti commenti sotto ai nostri video e ci vediamo con il prossimo episodio. Ciao a tutti da me e da Marta dentro a Charlie che cucina, e ora la raggiungo subito.